Benvenuti. La puntata che vedrete tra poco entrerà in uno dei campi meno divulgati della scienza, quello del magnetismo. Sia nei programmi scolastici che nei testi divulgativi non si parla molto del magnetismo, perché è un fenomeno non visibile a occhio nudo, nascosto all'interno della materia e non sempre facile da spiegare. Questa puntata cercherà di spiegarlo nei suoi vari aspetti e anche dimostrare le tantissime connessioni che il magnetismo e l'elettromagnetismo hanno nella nostra vita quotidiana, dalla bussola alle analisi mediche ottenute con la risonanza magnetica nucleare, dal motore elettrico alla possibilità di creare dei reattori nucleari a fusione per produrre energia quasi illimitata dall'acqua di mare. Noi stessi siamo immersi in campi magnetici perché anche la Terra è un immenso campo magnetico. Il filmato spiegherà quanto è importante il magnetismo per tanti aspetti della nostra vita e della nostra tecnologia, perché se non esistesse, come dice il fisico Richard Frankel, tutto sarebbe diverso. Vediamo. Se le leggi della fisica venissero sconvolte e il magnetismo non esistesse più, ogni scenario sarebbe possibile. Impossibile immaginare come sarebbe il mondo. In tutta sincerità sarebbe profondamente diverso. Non avremmo le automobili e altre simili comodità, ma soprattutto non avremmo la luce. La luce, la prima invenzione della Bibbia. In principio Dio separò la luce dalle tenebre. Da sempre il magnetismo ha rappresentato una forza talmente importante, talmente essenziale nell'universo, che nulla al mondo esisterebbe senza questa forza. Neanche l'uomo. All'inizio, gli esseri umani scoprirono il magnetismo considerandolo un piccolo miracolo. Una pietra scura, dotata di una forza invisibile che attraeva i metalli. All'epoca in cui il fuoco cominciò ad essere domato per modellare gli oggetti e le stelle ricevevano un nome, ecco qualcosa di veramente magico. Una roccia con una volontà propria. Si trattava di un effetto senza la causa. La magnetite è un minerale ferroso, un magnete naturale. I greci ne scoprirono una miniera nella provincia di Magnesia ed ecco da dove deriva il suo nome. Ippocrate, mentre era impegnato a gettare le basi della medicina, pensò che una cosa curiosa come la magnetite dovesse servire a qualcosa, così dichiarò che era dotata di poteri terapeutici. Nel Medioevo si pensava che la magnetite accrescesse il fascino e l'eleganza e ristabilisse l'armonia coniugale. La gente credeva che curasse qualsiasi cosa, dai disturbi cardiaci alla gotta. I marinai raccontavano storie di navi affondate perché montagne di magnetite avevano fatto saltare tutti i chiodi dello scafo. Nel 1269 Pietro Peregrino iniziò a spiegarne il funzionamento. Ta-dan! Affermò che, permettendo ai magneti di muoversi liberamente, indicavano tutti la stessa direzione. Questa pietra ha delle proprietà molto speciali. Gira da sola. Peregrino inoltre dimostrò che la roccia era in grado di trasferire il suo potere magnetico ad un comunissimo ago di metallo. La appendevano sul ponte della nave. Ciurma, facciamo rotta verso nord! Gli esploratori non dovevano più affidarsi al sole e alle stelle per trovare la giusta direzione.
Bastò magnetizzare un pezzo di ferro, farlo oscillare o montarlo su un perno, ed ecco inventata la bussola, pronta a guidare un marinaio della Domenica in giro per la baia o Cristoforo Colombo verso il Nuovo Mondo. Nel 1626 il rivoluzionario trattato di William Gilbert sul magnetismo svelò che martellando un semplice pezzo di ferro rovente lo si rendeva magnetico. Affermava anche che un ago magnetizzato messo a galleggiare sull'acqua non solo indicava il nord, ma si inclinava anche verso il basso, verso la terra. L'ago sembrava tendesse verso qualcosa. Secondo Gilbert, questa era la dimostrazione che la Terra aveva un'anima magnetica. Gilbert aveva ragione. La Terra stessa è un magnete gigante. I ricercatori moderni sono convinti che il magnetismo derivi dalle correnti di metalli fusi presenti nel nucleo della Terra, ma gli interrogativi sono più numerosi delle risposte. Sappiamo che i magneti possono essere di dimensioni diverse, grandi quanto il mondo o piccoli come un atomo. Oggi sappiamo che il magnetismo ha origine nell'atomo. Il nucleo dell'atomo è costituito da microscopiche particelle intorno alle quali ronzano degli elettroni. Muovendosi, queste cariche elettriche creano un campo magnetico. Ma questo non basta per conferire a una sostanza del magnetismo. Occorre che questi piccoli magneti siano allineati orientando nello stesso senso i loro poli positivi e negativi, altrimenti non funziona, ed è per questo che molte sostanze in cui questo allineamento non c'è non sono dotate di magnetismo. Ma in alcuni metalli, tra cui il ferro, i gruppi di atomi sono allineati e i loro poli indicano la stessa direzione. Ogni gruppo di atomi è chiamato dominio. E all'improvviso si ha un accumulo di poli positivi su un lato e di poli negativi sull'altro. È il principio della barra magnetica o calamita. Un altro po', ancora un altro po', ora guarda. Ecco, continua così. Spargete della limatura di ferro su una barretta magnetica e vedrete il magnetismo in azione. Cosa succede quando la sparge? Il campo magnetico non è uniforme. Presenta delle linee magnetiche invisibili che creano un anello dalla punta alla base del magnete. Guardate queste splendide linee magnetiche. La Terra è un po' più grande, ma se potessimo cospargerla di limatura di ferro, noteremmo gli stessi anelli di forza magnetica. Come in tutti i magneti, anche le linee di campo magnetico della Terra convergono ai suoi poli magnetici. Ed è proprio questo campo magnetico a proteggerci dalle radiazioni cosmiche. Poiché il Sole è una stella grande e potente, rilascia continuamente un potente fascio di particelle cariche che si disperdono nello spazio. Se raggiungessero la Terra, le radiazioni che ne deriverebbero potrebbero danneggiarci, provocare tumori alla pelle, cataratte. Il campo magnetico terrestre incanala le particelle cariche e funge da barriera, impedendo loro di penetrare nell'atmosfera. Tuttavia il campo magnetico terrestre precipita nell'atmosfera, in corrispondenza del polo nord e del polo sud. Quando quelle particelle penetrano nell'atmosfera, la ionizzano, creando un debole plasma come quello racchiuso in questo tubo di vetro. Il plasma, un gas incandescente in cui gli elettroni sono stati strappati dalle loro orbite intorno ai nuclei. Gli strati di plasma producono dei meravigliosi fasci luminosi che noi chiamiamo aurore boreali. Queste cortine luminose popolano da sempre le leggende dei popoli del nord. Gli Inuit dell'Alaska credevano che l'aurora boreale fosse una manifestazione di battaglie celesti. I tedeschi, nel XVI secolo, pensavano che il cielo fosse in fiamme. Per i Chokchi siberiani, le anime dei defunti continuavano a vivere nella luce. Più a sud, in California, nella torrida Valle della Morte, la storia del campo magnetico terrestre è conservata negli strati di roccia. All'epoca della formazione di queste rocce, alcune delle loro particelle magnetiche si allinearono con il campo magnetico del pianeta.
Prelevando dei campioni da strati di roccia differenti, i ricercatori sono in grado di dimostrare che la Terra ha mantenuto lo stesso allineamento magnetico da 700.000 anni. Ma scavando più in profondità, le rocce rivelano che in un'epoca remota, l'ago della bussola non avrebbe indicato il nord. Uno dei fenomeni più strani del magnetismo è l'inversione magnetica. È bizzarra l'idea che l'intero campo magnetico planetario possa separarsi dall'asse di rotazione e invece di indicare il nord punti per un po' di tempo verso est e che poi si ristabilizzi indicando il sud. La Valle della Morte è un luogo ideale per capire cosa sia un'inversione magnetica. I movimenti geologici che hanno rimodellato il fondo della Valle della Morte hanno esposto gli strati dove è possibile osservare questo fenomeno. Ecco uno degli strati dove il campo magnetico era in condizioni normali, puntava cioè verso nord, e invece qui, 3 o 4 metri più in là, c'è una discreta inversione magnetica. Qui è stata registrata la storia del campo magnetico terrestre. Ogni singolo strato, quando si forma, conserva le caratteristiche del campo magnetico dell'epoca. I campioni prelevati dai carotaggi vengono analizzati con un magnetometro che misura la forza e la direzione del campo magnetico. Gli studiosi possono usare questi dati per tracciare una mappa geomagnetica che racconta la storia dell'inversione magnetica terrestre. Lontano dalla Valle della Morte esistono altri luoghi che si prestano allo studio del geomagnetismo. I vulcani. Il magma fuso che fuoriesce dalle cosiddette camere magmatiche è infatti ricco di ferro. Una volta raffreddatosi in blocchi di pietra lavica, il ferro fornisce indizi preziosi non solo sul magnetismo terrestre, ma anche sul processo di formazione dei continenti. Il magma fuoriesce allo stato liquido e una volta che la colata si ferma, inizia a raffreddarsi e solidificarsi. Al suo interno si formano dei granuli che si magnetizzano. Ma la cosa importante è che si orientano parallelamente al campo magnetico terrestre di quell'epoca. Sotto la superficie degli oceani, la lava si raffredda e crea nuovi strati di fondale, e qui vengono registrate le variazioni del campo magnetico. Nel corso di milioni di anni si crea un archivio fatto di strati geologici, una mappa cronologica delle inversioni del campo magnetico terrestre. Da questo archivio naturale, i geologi desumano che ad ogni nuovo strato che si forma, i continenti si allontanano. Queste osservazioni hanno portato alla scoperta dei meccanismi che regolano la geologia della Terra, la teoria della tettonica delle placche o deriva dei continenti. È interessante osservare che nella storia della scienza ci sono pochi esempi di singole ricerche come questa che abbiano poi avuto una tale ripercussione da introdurre grandi sviluppi e cambiamenti in un intero campo. Forse un caso analogo è quello della teoria dell'evoluzione di Darwin, con le sue ramificazioni che continuano ancora oggi. La tettonica a placche ha introdotto una simile evoluzione nello studio della geologia e tutto è partito proprio dal magnetismo. Sul fondo degli oceani o nella Valle della Morte, gli strati magnetici contengono indizi sulle possibili future inversioni del campo magnetico terrestre. Gli studi indicano che ci troviamo in un periodo di rapido declino del campo magnetico. Un declino del 15% dal 1670. Se le tendenze attuali continuassero, la Terra potrebbe perdere l'intero campo magnetico nel giro di 2000 anni. Le bussole non servirebbero più a nulla, le aurore boreali svanirebbero e il nostro pianeta sarebbe esposto alle radiazioni cosmiche. Ma nessuno può averne la certezza assoluta. Potrebbe esserci un'inversione di tendenza e il campo magnetico potrebbe rafforzarsi sempre di più, mantenendo intatto il flusso magnetico dal quale dipende la nostra sopravvivenza.
Molto spesso ci si è chiesti come fanno certi animali a orientarsi nelle loro lunghe migrazioni e si è ritenuto che il campo magnetico terrestre possa effettivamente fornire agli animali un punto di riferimento. Noi abbiamo la bussola per navigare, quindi in un certo senso anche noi utilizziamo un campo magnetico per orientarci. Gli animali posseggono anch'essi una particolare bussola che permette loro di orientarsi nei loro lunghi viaggi. Come gli animali riescano ad orientarsi è un grosso interrogativo per la biologia. Come fanno? Varie equipe di biologi hanno studiato il fenomeno e hanno scoperto che gli animali sono estremamente abili. I piccioni, per esempio, sono in grado di sentire frequenze più alte e più basse rispetto all'uomo. Riescono ad avvertire le vibrazioni di un ponte a New York e ritrovare la strada di casa. Riescono a vedere la polarizzazione della luce in cielo e sono dotati di una bussola solare. Quando erano impiegati come messaggeri, i piccioni sapevano ritrovare la strada di casa senza farsi guidare dalla luce solare o da un ponte. Allora doveva esserci un altro modo per ritrovare la strada. La risposta arrivò in una nuvolosa giornata del 1974, quando i ricercatori della Cornell University applicarono dei piccoli magneti alla testa di alcuni piccioni. Gli uccelli, che di solito trovavano subito la strada di casa, erano assolutamente disorientati. La scoperta che i piccioni sfruttano il magnetismo per orientarsi incoraggiò nuovi studi sulla migrazione animale. Uno degli aspetti più affascinanti di questo fenomeno è che un gran numero di organismi semplicissimi ha sviluppato la capacità di percepire qualcosa che noi non percepiamo. Siamo sul finire dell'autunno e al largo delle coste della Florida le aragoste si mettono in marcia. La loro unica speranza di sopravvivenza è quella di raggiungere i fondali più caldi e tranquilli prima dell'arrivo dell'inverno. Sono in grado di mantenere la rotta anche se spesso migrano di notte, anche quando grosse quantità di sedimento rimangono sospese nell'acqua, rendendo scarsa la visibilità. E sono in grado di migrare anche quando le onde e le correnti le sballottolano in direzioni diverse. Per scoprire se le aragoste siano sensibili al magnetismo, Ken Lohman ha realizzato una vasca nella quale può controllare il campo magnetico. Una volta immersa all'interno, l'aragosta si è orientata sul campo magnetico presente nell'acquario. Ora dobbiamo solo aspettare l'aragosta. Questa aragosta cerca il nord. Va bene, ora invertiremo il campo fra 5 secondi. La creatura non devia la sua rotta fino a quando non viene invertito il campo magnetico. I risultati degli esperimenti dimostrano che le aragoste hanno sviluppato il senso dell'orientamento usando il campo magnetico terrestre e migrano seguendo il magnetismo della Terra. Una volta libere dai vincoli imposti da Ken Lohman, le aragoste tornano a fare ciò che è nella loro natura, ovvero una danza migratoria che segue le linee di forza del campo magnetico. La capacità di seguire i campi magnetici non è limitata ai piccioni e alle aragoste. Sono numerose le creature che si dimostrano sensibili al magnetismo. Questa specie di sesto senso potrebbe dipendere da piccoli granuli di magnetite presenti nel cervello degli animali. La domanda che ci poniamo ora è: anche gli organismi più piccoli sono dotati di biomagnetismo?
Richard Frankel preleva i batteri presenti nelle paludi salmastre lungo le coste californiane per studiarne le proprietà magnetiche. Questi batteri hanno un piccolo problema. Cercano cibo e sicurezza nella melma presente sul fondo delle pozze d'acqua, ma non hanno occhi e sono talmente piccoli che la gravità non li sfiora nemmeno. I batteri saranno anche semplici creature unicellulari, ma navigano alla stessa maniera di Cristoforo Colombo. Osservando questo monitor, noterete che i batteri nuotano fuori dai sedimenti e si accumulano sul margine della goccia, che è la parte più vicina all'estremità gialla della barra magnetica. Ora vi mostrerò che, invertendo il campo magnetico, i batteri si dirigeranno verso l'altra estremità della barra magnetica. A differenza dei piccioni e delle aragoste, nel caso dei batteri possiamo osservare il loro navigatore interno. Questa è l'immagine al microscopio elettronico, con un ingrandimento di 100.000 volte. Il batterio è una calamita vivente. Ma c'è un altro immenso campo che è strettamente legato al magnetismo ed è quello della tecnologia moderna, perché viene da ricordare quella famosa frase del fisico inglese Faraday. La regina d'Inghilterra aveva assistito a una dimostrazione dei suoi esperimenti sull'elettricità e gli aveva chiesto: ma a cosa può servire questa elettricità? Non lo so, rispose Faraday, ma so che un suo successore ci metterà una tassa sopra. Il magnetismo e l'elettromagnetismo sono entrati ormai in talmente tante applicazioni tecnologiche che rimarrebbero di stucco coloro che per primi cominciarono a studiare le caratteristiche di questo strano fenomeno. Ed ecco alcune delle straordinarie applicazioni di oggi. Una delle applicazioni più straordinarie inventate grazie al magnetismo è questa. La risonanza magnetica ha rivoluzionato la sanità e la sigla RM è entrata nel nostro lessico quotidiano. Il paziente viene immerso in un campo magnetico 5.000 volte più forte di quello terrestre. Ciò fa in modo che alcuni nuclei dell'organismo si comportino come gli aghi di una bussola, allineandosi. Poi i nuclei vengono eccitati da onde radiopulsanti e una volta terminate le pulsazioni, i nuclei tornano al loro stato originario indotto dal magnete. L'energia prodotta funziona come i minuscoli segnali di una stazione radio. I segnali vengono trasmessi ad un computer, che li trasforma in immagini. I referti della risonanza magnetica hanno salvato migliaia di vite, diagnosticando i tumori con largo anticipo e in modo più sicuro rispetto ad altre tecniche, tra cui i raggi X. Il magnetismo ci ha dotati di un settimo senso, in aggiunta al sesto, derivato dall'uso di questi grandi magneti e dalla tecnologia che li impiega. Credo che ci abbia fornito un nuovo strumento per lo studio dell'organismo. Noi stiamo solo scavando sotto la superficie, grazie alle informazioni sul funzionamento dell'organismo e della vita forniteci da questo settimo senso. Questo apparecchio magnetico ci permette di vedere ben oltre le strutture statiche dell'organismo. Mettendo più immagini in fila, scienziati come Robert Balaban sono riusciti a ricostruire le reazioni del cervello umano. Tieni il pollice all'ingiù. Dopo aver posizionato il pollice del paziente su una piastra calda, Balaban utilizza la risonanza magnetica per individuare le zone del cervello che reagiscono al dolore. I ricercatori stanno usando la tecnica dell'RM rapido per studiare malattie mentali come l'epilessia o la schizofrenia. Si tratti di diagnosticare tumori o analizzare le reazioni cerebrali, la risonanza magnetica apre una finestra sugli angoli più misteriosi del corpo umano. Il magnetismo è molto più di una forza invisibile che protegge la Terra e guida i suoi abitanti.
Insieme all'elettricità, il magnetismo ha messo in moto l'età delle macchine e ha creato il mondo che conosciamo. L'elettricità e il magnetismo vengono usati per avviare i motori, per vedere videocassette e DVD. Sono indispensabili alle nostre auto e ai nostri stereo. Fanno quindi parte integrante del nostro mondo. La comprensione di quello che un tempo appariva il magico legame tra l'elettricità e il magnetismo ebbe inizio con una semplice osservazione. Quando le navi venivano colpite dai fulmini, le bussole a bordo oscillavano impazzite. Nel 1820 uno scienziato danese di nome Hans Christian Ørsted ricreò questo fenomeno naturale nel suo laboratorio. Collocò una bussola vicino ad un cavo collegato ad una batteria. Quando la corrente elettrica passava attraverso il cavo, l'ago della bussola scattava. Ørsted aveva dimostrato che un flusso di corrente elettrica crea un campo magnetico. In Inghilterra Michael Faraday sviluppò ulteriormente le scoperte di Ørsted. In 40 anni di studi sull'elettromagnetismo avrebbero portato ad una vera rivoluzione tecnologica. Inizialmente Faraday dimostrò che un cavo, posto vicino ad un magnete, comincia a ruotare se attraversato da un flusso elettrico. Era il principio del motore elettrico. Ci siamo? Ce l'avete fatta? Sì. Questo è un motore. Alcuni anni dopo, Faraday fece una seconda scoperta. Capì che muovendo un magnete dentro una bobina metallica si generava una carica elettrica nel filo. Aveva inventato la dinamo. Ora l'energia meccanica poteva essere trasformata in energia elettrica e l'energia elettrica in energia meccanica. Era l'alba di un nuovo mondo. La parata era cominciata. Visitando un set cinematografico ci accorgiamo di come il magnetismo sia onnipresente. Ok, che ne dici delle auto? Vanno bene? Sei seduto nella scena, vero Matthew? No, sono in piedi. Ah, veramente? Sono in piedi ora. Siamo passati dall'era delle macchine all'era informatica. Un'altra rivoluzione tecnologica introdotta dal magnetismo. Un'altra forza magnetica in azione. Oh! Pronti, grazie. Si gira. Motore. Azione. I magneti dei motori di una cinepresa fanno girare la pellicola. Le cuffie contengono dei magneti che muovono dei piccoli diaframmi di metallo per riprodurre il suono. L'immagine sul monitor è ricreata da un fascio di elettroni controllati da un magnete. Il computer immagazzina bit e bytes su un disco magnetico. Il magnete sulla testina di registrazione archivia le informazioni audio. È interessante pensare che un cucchiaino di ossido di ferro, cioè di ruggine, che registra suoni e immagini, possa immagazzinare più informazioni di tutte le tavolette d'argilla dell'antico Egitto. Nastri, dischi, memorie solide per il PC e le videocassette. Tutte hanno immagazzinato e immagazzinano le informazioni magneticamente. Ma l'archiviazione dei dati non è l'unico contributo dato dal magnetismo all'era informatica. Le onde elettromagnetiche ci permettono di trasmettere i dati da una parte all'altra del mondo. La funzione più importante del magnetismo è quella di trasferire l'energia nell'universo. Non avvertiremmo le radiazioni solari se queste non fossero veicolate dalle onde elettromagnetiche. I campi elettrici e i campi magnetici, vibrando alla giusta angolazione, creano quelle onde che trasmettono i segnali radiofonici e televisivi nello spazio. Anche la luce viaggia sotto forma di onda elettromagnetica.
La luce è una vibrazione in cui la parte elettrica stimola la parte magnetica, che a sua volta stimola quella elettrica, che stimola quella magnetica, e così via all'infinito. Questa è la luce del Sole. È elettromagnetismo che arriva fino a noi. La forza elettromagnetica è in grado di avviare un motore, ma anche di trasportare la luce e l'energia indispensabili alla vita sulla Terra. Il magnetismo ha reso possibile il mondo come noi lo conosciamo. Ma il viaggio non è ancora finito. Silenzio ora, la gara sta per cominciare. Aspetta. Ai vostri posti? Pronti? Partenza via! Pronti? 1. I nostri viaggi in un futuro più o meno lontano potrebbero avvenire su un magnete. Questo non è un treno comune. È un veicolo a levitazione magnetica conosciuto come maglev, un dispositivo che sfrutta il magnetismo per volare. Avvicinate due poli positivi di un magnete e vedrete che si respingeranno. La forza che spinge un'automobilina è in grado di far levitare un maglev di 50 tonnellate sulla sua rotaia. I potenti magneti del veicolo inducono una forte repulsione nei binari di alluminio, una specie di riflesso speculare dei campi creati dai magneti del treno. Non c'è alcuna interazione tra il magnete e l'alluminio, perché quest'ultimo non è un metallo magnetico, ma se facciamo ruotare la piastra di alluminio, si produce allora una notevole forza di repulsione. Perché il magnete proietta sull'alluminio la propria polarità magnetica, un polo nord ad esempio, e l'alluminio lo riflette. Il polo nord del magnete e quello riflesso dall'alluminio si respingono. La repulsione tra i magneti solleva il maglev di 15 cm dai binari. Ma cosa spinge il veicolo in avanti? Attrazione e repulsione. I campi magnetici alternati dei binari interagiscono con il veicolo. In questo modo il maglev è in grado di levitare a velocità che raggiungono i 500 km/h. Tutto questo vi sembra vagamente familiare? Forse perché i veicoli a levitazione magnetica sono da decenni molto popolari nella fantascienza. E qualcosa del genere esiste da molto prima di quanto crediamo. Nel 1914 a New York, Émile Bachelet brevettò il primo dispositivo a levitazione magnetica. Funzionava così bene che sfondò la parete del suo laboratorio. Henry Colme e altri hanno lavorato per perfezionare l'invenzione di Bachelet, progettando un proprio veicolo a levitazione magnetica. Oggi i treni maglev sono in funzione in Germania, Giappone e Cina, e scienziati come Colme aspettano di capire se questi dispositivi siano in grado di volare. Il magnetismo ha rivoluzionato la nostra società in molti modi e ha in serbo molte altre novità, alcune di grandissima importanza per l'umanità. Per esempio, sappiamo bene quante preoccupazioni vi siano oggi per l'esaurimento delle tradizionali fonti energetiche, il petrolio, gas, il carbone anche a più o meno lunga scadenza, e anche la difficoltà di rimpiazzarle con le fonti rinnovabili, in particolare energie eoliche e fotovoltaiche. Naturalmente bisogna spingere al massimo su queste nuove fonti pulite, ma per ora esse rappresentano a livello mondiale poco più dell'1% dell'energia prodotta, mentre in tutto il mondo aumentano i consumi e i consumatori. L'energia nucleare tradizionale è probabile che in futuro ritorni a svilupparsi, ma c'è un problema, quello delle opposizioni delle popolazioni locali, lo sappiamo bene, per il timore di perdite radioattive. All'orizzonte si profila ora un nuovo tipo di energia, quella di fusione nucleare, che si basa sul principio inverso della fissione nucleare, che è quella degli attuali reattori. Cioè non più spaccare l'atomo di uranio molto pesante, generando particelle radioattive, ma fondendo atomi piccoli e leggeri, gli isotopi dell'idrogeno, con poca radioattività e soprattutto con una scorta di carburante quasi inesauribile, perché è
il mare. Il magnetismo giocherà quindi un grande ruolo nella ricerca di una nuova soluzione tecnica. Vediamo perché. È stato definito il fuoco degli dei, il processo che tiene acceso il Sole e le stelle, la fusione termonucleare. E da almeno 40 anni numerosi esperimenti hanno tentato di replicare questa reazione anche sulla Terra, per ricavarne energia. Sarebbe una fonte quasi inesauribile, poiché i vari atomi di idrogeno necessari alla fusione si possono estrarre o dall'acqua o dal litio, un metallo molto comune nella crosta terrestre. Le cose si sono rivelate più complicate del previsto. Un esempio. Quasi 25 anni fa girammo questo servizio. Secondo le previsioni di allora, prima del 2000, sarebbe stata dimostrata la fattibilità scientifica di una centrale a fusione. Il professor Romano Toschi era all'epoca direttore del progetto italiano di fusione nucleare. E pertanto questo raggiungimento dimostrato sperimentalmente del funzionamento in questa zona dovrebbe essere un obiettivo degli anni 90-95. Era nel 1982 una previsione ragionevole, ma oggi appare chiaro che il traguardo è ancora remoto. Si parla del 2030 per il primo reattore dimostrativo. Perché si è rivelato così difficile riprodurre una delle reazioni più comuni nell'universo, la fusione dell'idrogeno in elio, e liberare così energia? Molte le ragioni di questo ritardo, politiche, economiche, ma anche scientifiche. Le macchine dove si studia la fusione assomigliano a ciambelle cave. Qui vediamo la più grande fino ad oggi costruita, la ciambella del jet, il tokamak, così si chiamano queste macchine, europeo. Intorno alla ciambella potentissimi magneti superconduttori creano dei campi centinaia di migliaia di volte più potenti di quello terrestre. L'idrogeno, meglio i suoi parenti stretti, deuterio e trizio, una volta iniettati, rimangono sospesi a mezz'aria senza toccare le pareti. Con varie tecniche il gas viene riscaldato e verso i 100 milioni di gradi cominciano le reazioni. Ed anche i problemi. Spesso il plasma non vuole saperne di rimanere confinato nella zona prevista e fugge, raffreddandosi. Qui vediamo il jet, il tokamak europeo, mentre raggiunge una delle sue più alte prestazioni. Il tenue velo luminescente all'interno della ciambella è proprio il gas a 100 milioni di gradi. Nel corso della fusione, il deuterio e il trizio si fondono, formando un atomo di elio e liberando un neutrone insieme a una grande energia. È questa l'energia che in futuro verrà catturata per produrre elettricità. Il plasma del jet è rimasto acceso al massimo per pochi secondi e ha prodotto un bel po' di potenza, 16 megawatt. Tuttavia la potenza prodotta era solo poco più della metà di quella consumata per innescare la reazione. Per capire se veramente è possibile produrre più energia di quella consumata per far partire le reazioni, è necessario costruire una macchina ancora più grande del jet. Infatti, una nuvola di plasma più voluminosa, secondo le teorie, sarà meglio isolata termicamente e dunque raggiungerà più facilmente le temperature necessarie. La nuova macchina chiamata ITER sarà grande il doppio del vecchio jet. Verrà finanziata da un consorzio internazionale, cui partecipano oltre ad Europa e Stati Uniti anche il Giappone, la Russia, la Cina, la Corea del Sud, l'India. L'unica cosa che possiamo mostrarvi di ITER sono queste animazioni in 3D. Stiamo entrando all'interno della ciambella cava e osservando le dimensioni di quella sagoma umana che si muove sul fondo, possiamo renderci conto di quanto sia enorme. Qui dentro verrà fatto un vuoto quasi perfetto e poi inserito il gas incandescente, il plasma, che verrà riscaldato fino a toccare i 100 milioni di gradi. La radioattività sviluppata in queste reazioni è molto più bassa che nel caso della fissione nucleare, cioè dei reattori ad uranio, e soprattutto non dura per migliaia di anni, ma decade in pochi decenni. Le scorie saranno molto ridotte e molto meno pericolose. ITER entrerà in funzione fra 8-10 anni e nei piani dei progettisti dovrebbe produrre 10 volte l'energia consumata per accendere la reazione, mentre il plasma dovrebbe restare acceso per oltre un quarto d'ora e forse un'ora. Insomma, un grande passo avanti. Se tutto andrà bene, dopo ITER, e saremo già verso il 2030, un nuovo reattore demo dovrà appunto dimostrare che è possibile costruire ed operare in modo economico una centrale elettrica a fusione. E probabilmente saremo già nel 2040 o 2050. Speriamo che la fusione funzioni veramente, perché ne avremo bisogno.
In quell'epoca petrolio e gas naturale non saranno infatti più così abbondanti e a buon mercato come oggi. Comprendere l'origine del creato rimane uno dei nostri più grandi quesiti. Com'è nato questo elegante e complesso universo? Al CERN, alle porte di Ginevra, usano i magneti per simulare le prime fasi della creazione. Qui hanno scoperto che il magnetismo non è uno strumento ad esclusivo appannaggio dell'uomo. La forza elettromagnetica è la chiave per svelare i misteri dell'universo. Un'opera gigantesca, il più grande acceleratore di particelle del mondo, l'LHC al CERN di Ginevra. Si trova sotto questi campi verdi dove pascolano le mucche, a 80 metri di profondità. Nella grande galleria lunga 27 km è stato installato il nuovo acceleratore. Quelli che vediamo sono i magneti che guideranno i fasci di protoni, costringendoli in una traiettoria curva. Sono magneti raffreddati dall'elio liquido ad una temperatura di meno 271 gradi centigradi. Solo così si possono ottenere i fortissimi campi magnetici necessari. Ne sono stati messi in fila, uno dietro all'altro, nei 27 km della galleria, oltre 1000. E al loro interno vengono spinti quasi alla velocità della luce due fasci di protoni che gireranno in direzioni contrarie. Nei 4 siti dove si trovano i 4 rivelatori, i due fasci verranno fatti incrociare per uno scontro frontale a gigantesche velocità. Ogni secondo si verificheranno 800 milioni di collisioni, generando una mole incalcolabile di informazioni che sarà impossibile analizzare una per una. Infatti i 4 rivelatori per gli esperimenti sono dotati di una certa intelligenza. Saranno cioè capaci di selezionare solo gli eventi più significativi. In pratica, ogni secondo verranno registrati solo i 100 scontri più importanti. Ma cosa cercheranno i fisici con queste macchine colossali? Il rivelatore Atlas esplora gli enigmi ancora insoluti del nostro universo. Gli astronomi, scrutando con i telescopi nelle profondità del cosmo, si sono accorti che la materia ordinaria, come quella che abbiamo intorno tutti i giorni, costituisce soltanto il 4% dell'universo. Un altro 25% è fatto di materia oscura, cioè di qualcosa di molto enigmatico e che non conosciamo, mentre il resto sarebbe energia oscura, e qui il mistero diventa impenetrabile. Atlas cerca di scoprire se alle altissime energie esistite soltanto nei primi istanti dell'universo, nel Big Bang, siano stati creati anche altri tipi di materia che non abbiamo mai incontrato. Con questo smisurato rivelatore si riuscirà così a svelare, almeno si spera, il mistero della materia oscura. Per l'energia oscura dovremo invece attendere ancora. Anche Alice, un altro esperimento, getterà uno sguardo sui primissimi momenti di vita dell'universo. Esattamente 1 millesimo di secondo dopo l'istante zero, quando la materia che conosciamo non esisteva e al suo posto avremmo trovato un plasma, cioè un gas incandescente di particelle esotiche come quark e gluoni. Come si è passati da questo plasma alla comune materia? Ci sono molte altre domande senza risposta che riguardano il Big Bang. Sappiamo ad esempio che dall'energia pura la materia si forma sempre insieme ad una compagna simmetrica, l'antimateria. Quindi anche nel Big Bang si deve essere formata dell'antimateria. Ma dov'è finita se oggi non ne vediamo più traccia? Un esperimento noto con la sigla LHCb ha il compito di chiarire il mistero dell'antimateria. L'analisi di milioni di scontri fra protoni e delle tracce lasciate nei rivelatori richiederà una capacità di calcolo gigantesca. Sarà una griglia, cioè una rete che collega i supercomputer di più di un centinaio di istituti universitari in tutto il mondo a macinare i miliardi di operazioni necessarie ad estrarre le risposte per risolvere tutti questi enigmi. Queste ricerche al confine della conoscenza sono ovviamente molto lontane dai piccoli problemi della vita quotidiana. Eppure sforzi scientifici e tecnologici di tale portata hanno spesso delle ricadute che si rivelano molto utili per tutti, ogni giorno. Vi dice qualcosa la sigla WWW? World Wide Web? La vediamo tutte le volte che andiamo su internet. Anzi, è il protocollo che ha reso possibile la navigazione sulla rete per centinaia di milioni di persone. È un sistema messo a punto dai fisici del CERN alla fine degli anni '80 e ha creato internet come oggi noi lo conosciamo. Ma torniamo ai misteri del cosmo. Oggi nell'universo ci sono 4 forze fondamentali.
La gravità, che è quella che mantiene le galassie e i pianeti nella stessa posizione. La cosiddetta forza forte, che tiene insieme i nuclei degli atomi. La forza debole, che causa il lento decadimento dei nuclei atomici. La forza elettromagnetica, che lega gli elettroni ai nuclei e tiene insieme gli atomi che costituiscono le molecole. Il grande sogno della fisica è una teoria che riesca a collegare tutte e quattro le forze. Per concludere, si potrebbe fare un'osservazione importante. In passato la scienza poteva studiare soltanto gli oggetti visibili. È invece tipico della scienza moderna studiare fenomeni un tempo invisibili. Basta citare qualche esempio: le cellule, i virus, i batteri, il DNA, gli atomi, gli elettroni e le forze che ne governano il comportamento, come appunto il magnetismo. Ci vediamo la prossima volta.